Tra gli orologi più iconici ma anche più discussi di tutta la storia dell'orologeria c'è indubbiamente l'Audemars Piguet Royal Oak Offshore, nato nel 1993 e che riprende le linee di quello che è il più classico, più conosciuto e forse anche tra gli sportivi più amati, ovvero il Royal Oak di Gerald Genta. Si potrebbe dire che questo offshore, questo che ho oggi al polso, è semplicemente un orologio eccessivo. Eppure le cose da dire in realtà sono tante, quindi senza perdere ulteriore tempo, qualche secondo di sigla e iniziamo. L'Audemars Piguet Royal Oak, disegnato da Gerald Genta nel 1972, è indubbiamente uno degli orologi sportivi più iconici, apprezzati e amati dagli appassionati, ma anche da chi di orologeria non ne capisce poi tanto. È un'icona con la sua lunetta ottagonale, con il bracciale integrato che poi lancerà, scatenerà la moda dei bracciali integrati, seguita poi anche dal Nautilus di Patek Philippe e disegnato sempre da Gerald Genta, moda che tra l'altro è tornata alla ribalta, è tornata in auge proprio in questi ultimi anni, con tanti orologi che riprendono proprio le fattezze, quelle linee gentiane, soprattutto dettate dai bracciali integrati in acciaio. Il Royal Oak 5402 ST era un orologio di grande pregio anche per contenuti tecnici ed infatti incassava il famoso calibro 21-21 su base Jaeger-LeCoultre 920, ovvero quel calibro che nacque nel 1967 e che poi fu adottato da Patek Philippe, Audemars Piguet e Vacheron Constantin. Insomma, un orologio iconico, anche inutile continuare a spiegarlo, a parlarne perché non ha bisogno di nessuna presentazione. E non è un caso se Audemars Piguet, proprio dal lancio nel 72 di questa icona dell'orologeria, ha sempre basato tutta la sua fortuna o gran parte della propria fortuna sulle classiche linee gentiane del Royal Oak, e una cosa simile per esempio è accaduta anche a Patek Philippe con il Nautilus. Eppure Audemars Piguet ha saputo sfruttare le linee del Royal Oak per realizzare anche tanto altro, ma soprattutto per rinnovarsi e reinventarsi con nuovi materiali e nuovi colori. E tutto inizia nel 1993 quando, per l'occasione del 20° anniversario del Royal Oak, Emmanuel Guit, designer di Audemars Piguet, inventa il Royal Oak Offshore denominato The Beast. Doveva essere un orologio sportivo nato dall'idea di creare qualcosa di indimenticabile proprio per il 20° anniversario del Royal Oak. In realtà l'offshore, dapprima disprezzato, criticato dagli appassionati, divenne poi un'icona indiscussa e ancora oggi chiaramente ne parliamo ed è a catalogo, sebbene in forme diverse. Facendo però un passo indietro, il Royal Oak Offshore nasce appunto nel 1993 ed era un orologio su base Jaeger-LeCoultre 888 con movimento cronografico e modulo de Bois de Prat, quindi un orologio cosiddetto modulare, sebbene con una base solo tempo di grande pregio e di grande tecnica, come appunto il calibro 888 di Jaeger-LeCoultre, che poi venne sostituito nelle versioni successive dal calibro 889, mentre oggi gli Audemars Piguet Offshore montano dei calibri di manifattura con cronografo integrato, ma questa è un'altra storia. L'idea di Emmanuel Guit nel 1993 era quella di omaggiare il Royal Oak con un orologio, l'offshore per l'appunto,
che ne riprendesse le linee, ma pompandolo di testosterone, se così vogliamo dire, per realizzare qualcosa di indimenticabile. Ne venne così fuori un Royal Oak da 42 mm di diametro, uno spessore di 14,5 mm e tutte quelle linee che avevano reso celebre il Royal Oak, a partire chiaramente dalla lunetta ottagonale avvitata sulla cassa con le famose viti esagonali. Il primo offshore, il The Beast, venne prodotto nei primi 100 esemplari senza neppure la denominazione offshore, questo perché appunto doveva essere soltanto una versione celebrativa del Royal Oak, tant'è che l'esemplare numero 39, quello di proprietà proprio di Emmanuel Guit, venne poi anche venduto in un'asta successiva al prezzo di circa 98.000 euro al cambio attuale. Insomma, era un'idea che aveva lo scopo di omaggiare e celebrare per il suo 20° anniversario il Royal Oak, salvo poi accorgersi che in realtà l'offshore poteva essere qualcosa di più, cioè poteva essere uno di quegli orologi che Audemars Piguet avrebbe utilizzato e di fatto poi fece per sperimentare nel vero senso della parola nuovi materiali, nuove complicazioni e anche nuovi accostamenti cromatici, tant'è che gli offshore nel corso della loro vita hanno visto tantissimi materiali, tantissimi abbinamenti cromatici, dei più disparati colori ma anche complicazioni, ad esempio calendari perpetui in oro o in titanio oppure i classici orologi in acciaio. Ma la vera rivoluzione, se così vogliamo chiamarla, fu proprio l'introduzione della referenza 25940, che è anche quella di questo video che abbiamo potuto girare da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari, che ci fa sempre provare orologi straordinari. Perché innovazione? Beh, il 25940 portava con sé qualcosa di nuovo, ovvero l'accostamento di acciaio e gomma su un orologio di lusso, il cui listino peraltro non era neanche basso. E infatti fu il primo orologio di Audemars Piguet e il secondo dopo gli Hublot ad integrare all'acciaio anche la gomma, e infatti questo gommino così denominato portava con sé una lunetta in acciaio rivestita in gomma, ed in gomma erano anche i pulsanti, la corona e il bracciale. Quindi un orologio assolutamente fuori dagli schemi, che venne introdotto per la prima volta con quadrante nero referenza 01, quadrante bianco referenza 02 o ancora quadrante antracite e cassa in oro, sebbene il resto fosse anche questa volta in gomma. Insomma, un orologio con il quale Audemars Piguet decise di osare nel vero senso della parola, rompendo gli schemi di quella che era l'orologeria di lusso fino a quel momento, introducendo dei materiali peraltro deperibili e che forse non erano giustificati dai prezzi di listino dell'epoca, sebbene in realtà Audemars Piguet ebbe poi effettivamente ragione e l'esemplare di questa recensione è datato 2008 ma è ancora in perfette condizioni, sintomo del fatto che in realtà anche i materiali più strani, come può essere la gomma abbinata all'acciaio, in realtà non soffrono troppo il passare del tempo, soprattutto se utilizzati con cura. L'offshore prima e il gommino successivamente ebbero così tanto successo che tutto il resto è storia nota, e tutto ciò che si è susseguito sino ad oggi, sino agli offshore con ghiera ceramica, tasti in ceramica, nei più disparati materiali, è appunto ciò che rappresenta quello che è stato effettivamente il gommino per gli appassionati e per l'orologeria moderna. Un orologio di rottura tra il passato e quello che sarebbe potuta essere poi successivamente l'orologeria sportiva. Oggi l'offshore è interpretato in una cassa da 43 mm, come abbiamo detto all'inizio di questo video, perde il calibro modulare su base Jaeger-LeCoultre con modulo de Bois de Prat a favore invece di un calibro di manifattura Audemars Piguet sicuramente più pregiato, ma forse così tanto moderno, con l'acciaio, la ceramica e queste nuove forme così tanto spigolose, da perdere un po' quel sapore vintage, un po' romantico, che invece secondo me ancora oggi porta con sé il gommino.
È vero, forse queste stesse parole furono utilizzate proprio per il gommino nel 2002, eppure all'epoca si trattava davvero di una rivoluzione che oggi forse un po' tutti aspettiamo ogni volta che una maison presenta un nuovo modello. Questo gommino per me non rappresenta soltanto un orologio sportivo a tratti eccessivo, per me rappresenta un'idea, l'idea che Audemars Piguet ha sempre avuto nella propria linea produttiva, a partire dal 1972 con il Royal Oak, quando decise di osare con un orologio che già rompeva gli schemi all'epoca, per poi arrivare nel 1993 proprio con il The Beast, con l'Offshore di Emmanuel Guit. Insomma, una filosofia che forse vorremmo vedere più spesso anche da parte di altre maison. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata. Se gli argomenti di cui parliamo sono di vostro interesse potete iscrivervi, come sapete è gratuito. Noi invece ci rivediamo qui su Talk in un prossimo video. Ciao!